Assassino non invitato. Uninvited Assassin. Riprendiamo esattamente da dove ci eravamo lasciati 2 settimane fa, con Rakshas che spunta fuori dalla schiena di uno dei Kushan in quella che sembra a tutti gli effetti una nuova forma. All'inizio è visibilmente confuso, visto il suo continuo guardarsi attorno, e anche stupito dal fatto di non trovarsi a Falconia. Ci rivela subito che lui quella notte alla capitale è morto, ma che ora è comunque vivo. Questa penso sia tra le parti più confuse di tutte queste pagine. Miura ci ha già mostrato nel manga che gli apostoli, quando muoiono, perdono la loro forma e tornano umani. Quindi com'è possibile che lui sia rimasto così? Ma poi quella nel volume 38 palesemente non era la sua morte, quindi perché viene trattata come tale? Forse intendono suggerire una sorta di resurrezione? Perché se così fosse allora sorgerebbero altri problemi. All'improvviso arrivano dei Bakiraka ad attaccare l'apostolo. Effettivamente ci eravamo chiesti dove si trovassero e finalmente li hanno mostrati. Riescono addirittura a togliere a Rakshas alcuni dei suoi artigli. Sembra però strano che l'apostolo tenti a malapena di uccidere i Kushan lì presenti, limitandosi solo a spaventarli con i suoi lunghi arti. A proposito dei Bakiraka, un piccolissimo dettaglio mi è sfuggito a riguardo nel precedente capitolo, o meglio non ci ho riflettuto sopra il giusto. Vi ricordate di Silat che dice all'imperatore che i Bakiraka sono abili nell'utilizzare la magia? Ecco, questa è l'ennesima modifica all'interno di quelle pagine di ciò che ha scritto Miura. Silat, durante tutto il manga, ha dimostrato di non sapere niente sull'argomento e questo aveva senso, visto che il suo è un clan di assassini. Anzi, ad un certo punto addirittura diffida di tutto ciò che è sovrannaturale. Quindi, perché questa cosa è stata cambiata? Penso che intendessero avvalorare la presenza di Silat nell'impero in questi capitoli e fargli acquisire un ruolo più importante per il futuro a discapito di ciò che già sappiamo. D'un tratto, mentre i Kushan cercano di mettere in salvo l'imperatore, Rakshas sprigiona qualche tipo di energia e un vortice appare sopra il palazzo. Daiba dice che quel tornado è un cancello astrale e qui torniamo all'annosa questione dell'onda del mondo astrale. Ciò che ha fatto Griffith è stato proprio aprire la porta per unire i vari piani, quindi cosa sarebbe questo cancello di cui parla il mago? Qui purtroppo si riconfermano i problemi di cui avevamo parlato nello scorso video. Le nuove creature, The New Creatures. Del liquido nero scorre per le strade della capitale e da esso sbucano delle creature che cominciano a fare fuori i Kushan. Riescono ad entrare persino nel palazzo e qui Serpico salva la sua sorellastra che sta cercando di raggiungere il nucleo dell'Odd che percepisce. Farnese dice che questi sono esseri eterei e che hanno preso forma fisica. Beh, questa descrizione non aiuta molto visto che si applica praticamente a qualsiasi tipo di creatura magica, sia essa un elfo o un orco. Comunque, dice anche che queste creature sono dei troll, il che è strano visto che le creature dovrebbero variare e non solo d'aspetto di cultura in cultura. Non sono un esperto di induismo, ma dubito fortemente che in quella mitologia siano presenti creature di origine scandinava. Anche nei loro comportamenti appaiono molto diversi dai troll che conosciamo, non usano armi, sembrano tutti delle stesse dimensioni e in una vignetta sembra addirittura che si stiano uccidendo a vicenda. Può anche essere che Farnese stia semplicemente tirando a indovinare e che poi invece ci riveleranno cosa siano esattamente. Però c'è anche da dire che l'ultima volta che delle nuove creature sono state introdotte in questi nuovi capitoli non abbiamo imparato poi così tanto. Tutta questa scena infatti ricorda molto i primi capitoli di questa continuazione quando i divoratori sono stati riesumati da Griffith, soprattutto per i dialoghi che sembrano fin troppo simili a quelli tra Serpico e Isidoro. Il Clifoto, The Clifot. Farnese ci rivela che il Clifoto si sta manifestando di nuovo. A partire da questa unica linea di dialogo mi è già capitato di vedere discussioni online in cui viene tirata fuori Slann come possibile candidata di questo improvviso attacco. Sia chiaro, anch'io mi trovo d'accordo su questo, ma per ragioni diverse e qui si torna a parlare di errori di traduzione. Un errore commesso sia da Panini che dalla Dark House nel volume 26 è quello per cui Slann indica il Clifoto come suo dominio quando in realtà non è così.
Una traduzione più corretta di ciò che dice sarebbe: poiché la via è stata aperta, sapevo che avresti visitato il clifoto. Lo stesso errore sta in un dialogo successivo, dove ancora viene aggiunto l'aggettivo possessivo. Il dominio di Slan e quelli degli altri membri lo vediamo nel volume 34. Quindi, in teoria, chiunque della mano di Dio potrebbe essere dietro a Rakshas versione bomba d'orologeria, ma visti tutti questi rimandi a situazioni già illustrate da Miura nei volumi 25 e 26, credo proprio che sarà lei a palesarsi, e chissà, magari il Cavaliere del Teschio apparirà di nuovo. Comunque, se dietro a questo attacco c'è uno della mano, allora perché usare un apostolo in questo modo? Tralasciando il fatto che non sappiamo niente del meccanismo dietro questo potere, non avrebbe più senso se uno dei 4 facesse tutto questo da solo? D'altro canto abbiamo già visto che anche prima dell'incarnazione di Griffith riuscivano ad influenzare il piano fisico, e ora più che mai i loro poteri non dovrebbero essere poi così limitati. Magari prossimamente ci riveleranno cosa significa tutto questo, ma per ora la situazione è molto fumosa. A rafforzare l'ipotesi che la mano di Dio sia dietro queste creature è Daiba, che afferma che questa abilità va oltre quelle degli apostoli. C'è poi anche una vignetta di Shirke che sembra essere disturbata, anche se non c'è ancora dato sapere dopo 8 capitoli cosa le stia succedendo nello specifico. Le ultime pagine, The Last Pages. Improvvisamente gli elefanti che prima vagavano per le strade della capitale riescono addirittura a sfondare una delle pareti del palazzo e a creare ancora più scompiglio. Inoltre Daiba le chiama bestie magiche, ma sinceramente credo che sia un errore della traduzione provvisoria di cui si dispone al momento. Al massimo è Daiba che li stava controllando, anche se non sappiamo perché, visto che nel manga lo abbiamo già visto prendere il controllo di topi e serpenti. Intanto Silata si scaglia su Rakshas. Il capitolo si chiude con Guts ancora inerme nella sua cella, ma se volevano mostrarlo per l'ennesima volta in questo stato, allora perché nel precedente capitolo l'hanno fatto vedere che digrignava i denti? Non è la prima volta che mettono in mostra questo mordi e fuggi, e il ripetersi di questa situazione ha ormai stoccato. L'uscita del volume 43 era stata pubblicizzata per quest'anno, eppure siamo a novembre e sono usciti solo 5 capitoli, di cui 3 nel 2024. Di norma mancherebbero altri 4-5 capitoli per avere un volume intero, ma ovviamente ormai è impossibile che questi escano. Sinceramente non capisco perché all'epoca abbiano azzardato questa possibilità e nemmeno perché non abbiano ritirato questa dichiarazione, soprattutto dopo ben 2 pause semestrali. Una cosa del genere era già accaduta persino all'inizio del progetto, quando avevano annunciato che la parte sull'isola degli Elfi si sarebbe conclusa in 6 capitoli, per poi allungare la fine senza alcun avviso da parte della rivista. Quale che sia la ragione, questo volume è da rimandare e non sappiamo quando uscirà il prossimo capitolo, quindi non possiamo far altro che rimanere in attesa.